wind and rain. You're some kind of butterfly. Se la settimana scorsa ero molto entusiasta del maglione Aspen, questa settimana lo sono ancora di più. Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momis, io sono Simona e finalmente oggi vi mostro come ho realizzato il cappottino che sto indossando e che avrete visto sicuramente in anteprima. Sono molto soddisfatta e fiera anche di questo progetto, ho realizzato un qualcosa di unico, particolare, ma nello stesso tempo semplice da realizzare, adatto anche alle principianti. Sappiate che inizialmente volevo realizzare un cardigan lungo col cappuccio per fare cosa gradita a un bel po' di voi, però alla fine mi sono resa conto, una volta finito il progetto e indossato, che più che un cardigan io direi che è un cappottino a tutti gli effetti, perché è molto pesante, bello caldo, insomma secondo me è perfetto da indossare direttamente così, in questo modo come lo sto indossando io, e uscire col nostro outfit al di sotto. Poi ovviamente fatemi sapere voi cosa ne pensate, vi aspetto giù nei commenti. Infatti a tal proposito dicevo, è molto caldo, pesante per via del filato che ho utilizzato. Ancora una volta ho scelto di utilizzare il filato Luna che già abbiamo visto l'anno scorso per la realizzazione del cardigan oversize, casomai ve lo lascio nella i qui in alto. Però questa volta ho utilizzato due varianti di colore pastello, un bellissimo blu e un bellissimo verdino. Vi lascio le colorazioni qui sullo schermo. In totale per una taglia M leggermente oversize ho utilizzato 8 gomitoli di blu e 8 gomitoli di verde, quindi sono 16 gomitoli da 50 grammi nonché 800 grammi. Uncinetto di lavorazione utilizzato numero 7, anche se sull'etichetta viene consigliato anche il numero 8. Ogni gomitolo è composto, come vi dicevo, da 50 grammi, più o meno vi sono 80 metri di filato stesso. Si tratta di un 50% lana, un 40% acrilico e un 10% alpaca, appunto per questo il filato, proprio il progetto è super caldo. Si tratta di un filato 100% made in Italy, prodotto e rivenduto dall'azienda Borgo dei Pazzi Firenze, che risiede proprio a Montemurlo. Chi di noi non sa quello che è successo proprio la scorsa settimana, credo una settimana oggi. Il piccolo paese, e non solo, anche metà Italia, veniva colpito da un bruttissimo alluvione. Innanzitutto vi voglio ringraziare per tutti i messaggi che mi avete inviato, siete stati molto vicini, solidali, calorosi, affettuosi nei confronti dell'azienda. Grazie per tutte le donazioni che avete effettuato. Se mi seguite un po' sui social sapete di cosa sto parlando, anzi approfitto anche di questo momento per donatemi. Se volete continuare a sostenere l'azienda, mi raccomando, date un'occhiata anche a questo filato bellissimo. Vi ricordo che comunque c'è sempre un codice sconto attivo dal valore di euro 5. Vi lascio tutte le informazioni utili, il codice sconto e il link sotto a questo video nel box informazione. Volevo spendere giusto 2 parole per il progetto. È molto semplice, le principianti non devono temerlo assolutamente. Si tratta di una lavorazione a pannelli e successivamente verranno cuciti tra loro per dare vita praticamente a questo cappottino, no? Vedremo delle lavorazioni diverse tra loro, lo avete visto, sulla parte davanti ho fatto una lavorazione a costine a righe, bicolor, mentre sulla parte dietro ho fatto sempre una lavorazione a costine, ma con texture scacchiera, lasciatemi passare questo termine, mentre abbiamo sia il cappuccio che le due maniche monocolore. Anche in questo caso non mi sono risparmiata nel realizzare vari strappi sia sulla parte dietro che sulla zona delle maniche. Anche in questo caso vi mostrerò un'altra tecnica, un'altra variante, e non solo, vi mostrerò anche come cambiare il colore in maniera facile e veloce. Riguarda sia il pannello dietro che le due tasche realizzate sulla parte davanti. Quindi anche questo video è un po' ricco di novità e di contenuti diversi dal solito. Io spero che abbiate apprezzato il progetto, spero che questo video, questo tutorial vi piacerà. Vi aspetto come sempre nei commenti, scatenatevi e fatemi sapere cosa ne pensate. Io a questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti le prossime novità e seguimi anche sui social per rimanere sempre aggiornato. A questo punto, sigla!
occupiamoci della realizzazione del pannello dietro. Come notate ho fatto una lavorazione particolare ma semplice a 2 colori, infatti vi mostrerò un'altra tecnica che riguarderà il cambio colore. Soprattutto le principianti non dovrebbero avere problemi nell'effettuare questa lavorazione perché è molto più semplice, più veloce e soprattutto questo metodo regola perfettamente la tensione tra le maglie. Ovviamente sono partita con la lavorazione in blu, ho realizzato un tot catenelle, ho continuato col blu, ho ripreso col verde e ho fatto una lavorazione in righe di andata e di ritorno a punto basso sempre in costa dietro senza mai staccare il filato. Io adesso vi mostro tutto, ma ve lo mostrerò su un piccolo campioncino, anzi in realtà voglio andare a realizzare 2 tasche, andrò a realizzarle esattamente con la stessa texture tecnica della parte dietro e nello stesso tempo vi mostro come effettuare questo lavoro. Prima però di andare avanti con il campioncino, ovvero con la realizzazione delle 2 tasche, voglio dirvi quante catenelle ho avviato, quante righe ho lavorato per ciascun colore, dopo quante righe ho invertito i colori e così via. Dunque inizialmente ho avviato una lunga catenella da 54 punti. Per quanto riguarda la primissima riga in blu ho lavorato 27 punti bassi per poi andare a lavorare altri 27 punti bassi dall'altra parte con l'altra colorazione. Invece per quanto riguarda le righe ho lavorato esattamente 31 righe totali in blu, così come 31 dall'altra parte in verde, e poi ho invertito i colori, per cui ho iniziato col blu sul verde, 27 punti, verde sul blu altri 27 punti, per un totale sempre di 31 righe per ciascun colore. Totale righe 62, lo stesso numero di righe che riguardano la parte davanti del cardigan. Quindi detto questo possiamo procedere con la realizzazione del campioncino nonché delle 2 tasche. Inizio sempre con il blu, dunque per la tasca credo che avvierò 15 catenelle, quindi sono 14, 7 più 7, ma adesso vi mostro. Intanto vado a fare 15 catenelle, 4, 5, 6, 7. Mentre nella realtà per quanto riguarda la parte dietro vi ricordo ne ho montate esattamente 54, ovvero 55 perché c'è la catenella che ci serve per girare il lavoro. Poi fatto questo, a partire sempre dalla seconda catenella vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 7 punti, quindi 2, 3, 4, 5, 6, lavoro il settimo ed ultimo punto perché continuo il mio lavoro con il verde più chiaro. Allungo l'asola del blu e vado a prendere il verde. È abbastanza facile. Per comodità possiamo fare sempre un cappio, penso sempre soprattutto alle principianti. Inseriamo l'uncinetto nell'asola del punto basso e nell'altra asola esattamente in questo modo. Prendo il cappio, lo faccio passare attraverso le 2 asole esattamente in questo modo e abbiamo agganciato già i 2 fili. Entro nella prima catenella di 7, prendo il verde, ho 2 asole e vado esattamente a chiudere il tutto. E voilà! Fatto questo possiamo tirare il filo in blu, il primo colore, e andiamo a sigillare, a bloccare il tutto definitivamente e questo sarà il risultato. Possiamo anche bloccare il filato in verde nel frattempo, quindi primo punto basso, continuiamo, secondo, terzo, quarto, settimo ed ultimo punto. Come notate tutto coincide perfettamente e abbiamo lavorato 2 colori. Ora continuiamo, quindi catenella, giriamo il nostro lavoro dove c'è il verde. Ovviamente al momento lavoreremo il verde, in costa dietro rimango fedele con il punto di lavorazione del cardigan, quindi 2, 3,
ed ultimo punto in verde, quindi chiudo il punto, allungo l'asola, mi raccomando, ripetiamo l'operazione di prima, ci inseriamo nell'asola del punto basso nella sua maglia, prendiamo il filato in blu, lo portiamo sull'uncinetto, mi raccomando stringiamo bene, lo facciamo passare attraverso le due asole e voilà, dobbiamo continuare in costa, non a punto basso, quindi vado a recuperare la costina dietro, primo punto basso, dunque secondo, non abbiamo ancora terminato, e terzo. Quindi vado a riprendere il verde, tiro il tutto, stringiamo per bene e voilà, cambio colore effettuato. Come notate non fa una piega. Continuo con il mio lavoro, vado a lavorare gli ultimi 4 punti per un totale di 7. Catenella, giro il mio lavoro, intanto continuo con il blu, quindi 1, allungo l'asola, entro nei due punti, nelle due maglie, prendiamo il verde, lo facciamo passare attraverso le due asole, andiamo a recuperare la metà asola del primo punto in verde, chiudiamo tutto, ok, e poi tiriamo il filo e voilà, avete visto? Super facile davvero. Quindi continuo, catenella e inizio la riga sempre con il verde. Magari abbiamo fatto insieme 3 righe, magari ne faccio altre 2 per un totale di 5 e poi vado ad invertire i due colori. Vi ricordo che per il pannello dietro sono andata avanti prima di invertire i colori non per 5 righe ma per 31 righe totali. Bene, dobbiamo invertire i colori, però per farlo nella riga successiva devo completare la quinta, devo portarmi avanti il blu. Intanto già ho fatto passare il filo attraverso le due asole, quindi devo andare a lavorare il primo punto in costa. Lo vado a lavorare prendendo anche il blu, me lo porto da quest'altra parte, quindi entro 1, 2, 3, ultimo punto, le due asole le chiudo con il secondo colore, quindi faccio passare attraverso, faccio una catenella, giro il mio lavoro, il blu lo lavoriamo sul verde e nello stesso tempo ci portiamo il filato perché ci occorre poi per cambiare il colore. Entro sempre in costa e faccio il primo, il secondo, il terzo, quindi allargo l'asola, inserisco l'uncinetto, ecco qui, prendo il verde, questa volta ce l'abbiamo dietro, ancora meglio, entro nel punto successivo e voilà, tiro questo e come notate abbiamo effettuato il cambio colore, quindi continuo, 2, 3, 7, catenella, giro il mio lavoro, procedo, quindi 2, ve lo rimostro per l'ultima volta, quindi mi inserisco esattamente qui, prendo il blu, lo faccio passare attraverso le due asole, vado a recuperare la metà catenella, quindi 1, qui posso chiudere per bene e continuo il mio lavoro, 2, quindi
ho fatto 2 righe, ne farò altre 3 per un totale di 5 e la mia tasca sarà così pronta da andare a cucire ovviamente sul pannello davanti. Quindi abbiamo questa texture un po' a righe e un po' a scacchiera. Per la parte davanti del mio cardigan andrò a realizzare 2 rettangoli di questo tipo. Utilizzerò entrambi i colori, verde e blu. Ogni 2 righe effettuerò il cambio colore e farò la lavorazione a costine, e lungo i 2 pannelli ricreerò ovviamente gli strappi. Vi mostrerò anche un'altra tecnica per andarli a realizzare. Per il pannello davanti inizio col blu e avvio 24 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7. 24esima ed ultima catenella, ritorno indietro a partire dalla seconda catenella, vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 23 punti bassi. Questo pannello misurerà in larghezza 23 cm. Ventitreesimo ed ultimo punto basso. Catenella, giro il mio lavoro, procedo per una seconda riga a punto basso in costa dietro, sempre con la colorazione blu. Quindi 2, 3, 4, 5, 22, 23esimo punto basso. Le 2 asole le vado a chiudere con il secondo colore per la lavorazione bicolor, per cui prendo il verdino, vado a fare un cappio per comodità, però posso agganciare anche il blu, così blocco tutto. Quindi blu, verde, faccio passare tutto attraverso le 2 asole che ho sull'uncinetto, vado a bloccare ulteriormente prendendo i 2 fili e facendo una catenella. Quindi giro il mio lavoro, il blu lo lascio da questa parte, poi lo andrò a riprendere durante la quinta riga. Intanto procedo con il verde più chiaro, vado a lavorare sempre un punto basso in ciascun punto basso sottostante, sempre in costa. La lavorazione è sempre a costine. 23esimo ed ultimo punto basso, catenella, giro il mio lavoro, procedo per la quarta riga, sempre con lo stesso colore. 23esimo punto basso. Anche in questo caso possiamo prendere entrambi i fili e li andiamo a bloccare. Fatto questo, lascio il verde, prendo il blu, perché è il colore con cui continuerò, faccio una catenella, giro e continuo la mia lavorazione a costine bicolor. Dunque insieme abbiamo fatto soltanto 5 righe. Continuerò in questo modo finché non lavoro 62 righe totali. Durante la lavorazione dei pannelli dietro andrò a effettuare degli strappi, proprio come ho fatto nel maglione Aspen della settimana scorsa. Anche in questo caso, man mano che vado avanti, vi mostro ancora una volta questa tecnica.
Bene, terminate le 62 righe totali, possiamo fare una catenella di sicurezza e tagliare i 2 filati. Questo qui ovviamente sarà il risultato. Ho effettuato 1, 2, 3 pseudo strappi. Come notate, questa zona, che sarà poi quella inferiore, non ha strappi perché ho intenzione di andare a realizzare 2 tasche. Il primo pannello di 2 misurerà 22-23 cm per 62 cm. Per quanto riguarda il cappuccio, andremo a realizzare 2 pannelli esattamente in questo modo. Uno l'ho realizzato già verde e l'altro blu. Avvio 23 catenelle. A partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 22 punti bassi che corrispondono a 22 cm. Ventiduesimo ed ultimo punto basso. Catenella, giro la mia primissima riga e continuo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante ma in costa dietro. E continuiamo così per un totale di 23 righe. Terminate le 23 righe totali, sono andata avanti per la riga numero 24. L'ho iniziata ma la terminiamo insieme. Perché? Perché andremo a fare la prima diminuzione di 4. Prendo il filo, entro nell'ultimo punto e chiudo le 3 asole insieme. Poi faccio una catenella, giro il mio pannello, vado a fare la seconda diminuzione, ma stavolta salto direttamente il primo punto e vado nel secondo. Quindi 1, 2, 3, 20. Quindi catenella, giro il mio lavoro, intanto vado a lavorare un punto basso in ciascun punto in costa e negli ultimi 2 punti vado a fare la terza diminuzione. Terzultimo punto, ho gli ultimi 2, quindi metà costa, prendo il filo, metà costa, prendo il filo, 3 asole e chiudo, facciamo l'ultima diminuzione, abbiamo terminato la prima metà del cappuccio, quindi salto direttamente il primo punto e vado nel successivo, quindi 1, 2, 3, 4, 18° ed ultimo punto. Catenella di sicurezza, possiamo staccare il filato e questo sarà il risultato del nostro cappuccio. La parte superiore presenta questa zona con le diminuzioni perché ci servirà appunto per costruire un cappello super facile e veloce ma perfetto. Anche per la realizzazione delle 2 maniche giocherò un po' con i colori. Come notate, da una parte ho realizzato il polsino blu con lavorazione verde, stessa cosa al contrario. Anche in questo caso mi sono divertita a creare degli pseudo strappi lungo la manica. Inizio realizzando il polsino, per cui faccio un cappio e avvio 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partire dalla seconda vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 6 punti bassi. 3, 4, 5, 6. Terminata la prima riga, farò una catenella, giro il lavoro e continuo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante, sempre in costa dietro. Questa riga è la seconda, continuerò in questo modo per un totale di 14 righe punto basso in costa dietro. Terminate le 14 righe totali, questo sarà il risultato e avrò raggiunto un'altezza da 15 cm e mezzo circa per una larghezza da 6 cm. Dunque questo lavoro dovrà corrispondere alle misure del vostro polso. Se risulta più piccolo, chiaramente fate qualche riga in più. Io mi fermo per esempio qui. Infatti andrò a fare una catenella di sicurezza, stacco il filato e continuo con l'altra variante
verdina, faccio un cappio e mi aggancio esattamente al primissimo punto basso. Entro esattamente al centro per non dilatare troppo il punto. Intanto faccio una catenella per bloccare il filo, poi entro sempre nello stesso punto e vado a lavorare un punto basso. Mi lavoro anche la coda. Ok. Andrò a lavorare un punto basso in ciascuna riga per un totale di 15 punti. 2, 3, 4, 5, 6 e il 15° punto lo lavoro esattamente nella primissima catenella. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, riga numero 2, vado a lavorare sempre un punto basso in ciascun punto sottostante in costa dietro. Intanto lavoro i primi 14 punti. 4, 14° ed ultimo punto basso. Nell'ultimo punto vado a fare il primo aumento, per cui vado a lavorare il primo punto basso e sempre nello stesso un altro punto basso per un totale di 2. Mi ritroverò 16 punti. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e intanto vado a lavorare i primi 15 punti in costa dietro. Quindicesimo punto basso e nell'ultimo vado a ripetere l'aumento, quindi 2 punti bassi sempre nello stesso punto in costa. Durante questa terza riga avremo adesso 17 punti anziché 16, però nella riga successiva andremo a lavorare esattamente un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 17 punti bassi. 16, 17° ed ultimo punto, catenelle, giro il lavoro. Adesso per andare avanti non farò altro che andare a ripetere per altre 7 volte questo blocco composto da 3 righe. Una volta realizzate le 24 righe, questo sarà il risultato. Ovviamente se consideriamo la primissima riga realizzata sul polsino, le righe totali sono 25. Ho deciso di fermarmi proprio qui perché ho raggiunto la mia circonferenza braccio, ovvero ho raggiunto 32 cm e non solo. Se prima ero partita con 15 punti, adesso con gli aumenti mi ritrovo ad avere un totale di 31 punti bassi. Questi 31 punti li andrò a lavorare per altre 20 righe finché non raggiungerò l'altezza desiderata o comunque le dimensioni del braccio. Quindi anche qui, per personalizzare il vostro progetto in base al vostro giro manica, fate più o meno righe con gli aumenti e fate soprattutto delle prove. Nello stesso tempo ho realizzato anche qui degli strappi, però sono diversi da quelli mostrati la scorsa settimana e adesso ve lo mostro velocemente. Continuo il mio lavoro andando a lavorare un punto basso in ciascun punto, sempre in costa dietro. Faccio qualche punto e magari sulla zona centrale della manica andrò a realizzare questi pseudo strappi. Ho lavorato i primi 11 punti. Anziché andare ad allargare l'asola e poi andare a lavorare il punto basso, per esempio anche qui, e saltare questi punti, possiamo fare anche in un altro modo. Decidiamo quanti punti lasciare liberi e quindi quanto grande deve essere lo strappo e andiamo a fare delle catenelle, per esempio 1, 2, 3 e 4. Saltiamo ovviamente 4 punti al di sotto e nel quinto punto procediamo sempre in costa e andiamo a lavorare il punto basso. Continuo fino a terminare la riga e proprio come ho fatto la settimana scorsa vi mostrerò delle clip che riguardano soltanto la zona dello strappo. Vi mostro come faccio io, in questo modo potete replicare anche voi quest'altra nuova tecnica.
Bene, ho terminato la lavorazione che riguarda la prima manica, questo sarà il risultato. In totale ho lavorato a partire dalla prima riga a punto basso sul polsino 45 righe totali. La mia manica misurerà 48 cm, ovviamente compreso il polsino. Come notate qui abbiamo vari strappi, dopo quelli fatti insieme vi ho mostrato le clip, ho fatto anche un altro strappo proprio sulla zona superiore, coincide su per giù con la spalla, non troppo. Anche in questo caso posso fare una catenella di sicurezza e staccare il filato, lo possiamo anche tenere agganciato per andare a cucire, ma in questo caso preferisco fare in questo modo. Una volta terminati tutti i vari pannelli, quindi dietro, davanti, le due sezioni del cappuccio, le due maniche e le due tasche, possiamo cominciare a cucire tutti i vari pezzi. Iniziamo subito dalla parte dietro con la parte davanti. Una zona l'ho già cucita, ho cucito esattamente i primi 13 punti, per la precisione ho cucito 13 cm. Ho messo i pannelli dritto contro dritto, così una volta che andiamo a cucire capovolgiamo il tutto e le cuciture non saranno visibili. Il lavoro, come notate, super pulito. Ripeto lo stesso lavoro dall'altra parte insieme a voi. Prendo un po' di filato che mi è avanzato, vado a fare un cappio, mi inserisco nel primo punto e nel primo punto tiro fuori il cappio e blocco con una catenella. Nello stesso tempo prendo i fili in eccesso e li vado a lavorare. Potete fare questa operazione anche con ago e filo. Mi inserisco nuovamente negli stessi punti e faccio il primo punto basso e così via per i punti successivi. 2, 3, 13. Catenella di sicurezza, vado a bloccarmi il filo in eccesso tra i punti esattamente in questo modo e poi taglio via l'eccesso. Capovolgo il mio lavoro e lo metto sul dritto. E voilà, questo sarà il risultato parziale. Quindi qui abbiamo la parte dello scollo, no? Qui abbiamo la zona delle spalle. Prendo la prima metà del cappuccio, deve essere posizionata esattamente in questo modo, con la zona delle diminuzioni in alto al centro del nostro cardigan. Alcuni punti verranno cuciti sul dietro e quelli che rimangono verranno cuciti sulla parte davanti del nostro pannello. Credo sia tutto chiaro. Stessa cosa con il secondo pannello in verde. Ora ovviamente metterò il blu sul pannello verde e il verde sul pannello in blu. Mi raccomando, la zona con le diminuzioni deve coincidere perché poi la andremo a cucire. Andremo a cucire, ve lo anticipo subito, tutta questa zona superiore, la parte delle diminuzioni e anche la zona dei punti bassi. Infatti, come notate, già potete notare un po' la forma del cappuccio. Parto da questo pezzetto, quindi pareggio i punti del pannello in verde con i punti del pannello in blu. Davvero super facile. Cappio, entro nel primo punto della lavorazione in verde del pannello dietro, nel primo punto del cappuccio, prendo il filo e blocco con una catenella. Ovviamente, come notate, sto cucendo sulla parte del rovescio, quindi all'interno del cardigan. Poi punto successivo con punto successivo, 2, 3, 4, quindici. Terminiamo, basta piegare questa zona della parte davanti verso i punti che rimangono del cappuccio e li andiamo a cucire. Credo di essermi spiegata, no? Quindi primo punto con primo punto e sono 16, 17, e 22esimo punto. Se vi ricordate, i punti del cappuccio erano 22.
Una volta fatto questo possiamo fare una catenella di sicurezza, anche qui andiamo a nascondere subito il filo in eccesso. Bene, ho cucito anche l'altra metà del cappuccio, quindi giro il mio lavoro e insieme andremo a cucire esattamente questa zona, la zona delle diminuzioni e la zona esattamente in questo modo, dei punti bassi che ci ritroviamo. Solito cappio, mi aggancio sempre con una catenella, blocco, mi inserisco sempre negli stessi punti, primo punto basso, quindi entro in ciascuna riga e faccio un punto basso, riga successiva un punto basso, abbiamo lo stesso numero di righe, quindi non dobbiamo fare assolutamente alcun calcolo, un punto in ciascuna riga, proprio come sto facendo io. Come notate mi trovo sulla zona delle diminuzioni, anche qui inizio a lavorare un punto in ciascuna riga, semplicemente così. Ultima riga con ultima riga e poi vado direttamente nei primi punti bassi, 1 e 2, e lavoro un punto basso in ciascun punto. 2, 3, 17 e 18. Perfetto. Anche in questo caso facciamo una catenella di sicurezza, stacchiamo il filato e lo andiamo a nascondere subito tra i punti. Lo faccio in un secondo momento, intanto vi mostro il nostro cappuccio bello pronto e fatto. Eccolo qui. È stato super facile e veloce. Poi ovviamente qui non preoccupatevi se abbiamo 4 punti, o quantomeno io ne ho 4 punti liberi, poi andrò a rifinire per bene tutto il cappello ed il gioco è fatto. Se non volete questi 4 punti, allora anziché avviare 23 punti, avviatene 4 in più, così andrete a cucire anche questi 4 punti da una parte e dall'altra. Bene, adesso andiamo a cucire le maniche. Se vi ricordate, io qui ho 31 punti bassi. Qui ho i due pannelli, il dietro e il davanti, zona di cucitura. Questa riga farà da riferimento, metto proprio il marcapunti qui, perché cucirò il 16° punto prendendo esattamente questa zona. Segno il 16° punto della manica, quindi andrò a cucire i 15 punti a destra e i 15 a sinistra, prendendo ciascuna riga del pannello dietro e davanti. Entro esattamente in questo punto e nel primo punto della manica inserisco il cappio, blocco sempre con una catenella, poi entro sempre negli stessi punti e faccio il primo punto basso. Sedicesimo, quindi cucitura con 16° punto, entro proprio al centro della cucitura, ok, e poi continuo con gli altri 15 punti che mi rimangono. Ok, ultima riga con ultimo punto, 1 e 2, è stato più facile di quello che si pensa. Catenella di sicurezza, stacco il filato e lo vado a nascondere al solito. Adesso è arrivato il momento di cucire l'ultima zona, ovvero quella inferiore dal basso verso l'alto fino ad arrivare alla manica. Anche qui farò dei punti bassi e andrò a prendere ciascuna riga, molto semplice, per cui vado a pareggiare così, posso usare anche delle mollette per pareggiare riga con riga. È sicuro che è cucita in maniera corretta. Ok, come notate tutto coincide, stessa cosa sul braccio.
Appena arriviamo sulla zona del polsino, chiaramente andremo a lavorare un punto in ciascun punto per un totale di 6. Catenella, tagliamo il filo, lo andiamo a nascondere e andiamo a nascondere tutti i fili in eccesso che ci sono rimasti, così puliamo il lavoro prima di andarlo a rifinire del tutto. Ok, adesso posso capovolgere il mio lavoro. Questo sarà il risultato della cucitura. Come notate non si nota nulla, anche da quest'altra parte. Giriamo anche il cappuccio, quindi questo sarà il risultato. Ovviamente già l'avrete visto sicuramente indossato, ve lo farò vedere indossato perché è meglio, non c'è molto da capire qui. Non mi rimane che andare a rifinire, come notate, tutta la parte davanti, cappuccio, e tutta la zona inferiore. Dunque faccio la stessa lavorazione dei polsini, lavorazione a costine. Allora, per iniziare mi posso anche agganciare qui, così vi mostro poi come giro e possiamo continuare anche da soli. Ci troviamo sempre delle righe, basta eseguire lo stesso lavoro su tutto il cardigan, anche il cappuccio, dobbiamo rifinire tutto per bene. Nello stesso tempo allarghiamo un altro po' il nostro cardigan, quindi faccio un cappio, mi inserisco nel punto basso della riga in verde, tiro fuori il cappio e faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Poi ritorno indietro a punto basso a partire dalla seconda. 1, 2, 3 e 4. Vado a bloccarmi direttamente nella riga successiva, quindi ne salto una e vado al centro del punto basso della riga in blu e blocco con un punto bassissimo. Catenella, giro leggermente il mio lavoro e sempre in costa vado a lavorare sui 4 punti. 1, 2, 3 e 4. Catenella, giro leggermente il mio lavoro, procedo sempre in costa. 1, 2, 3, 4, vado direttamente, come notate coincidono, al centro del punto basso in verde e chiudo punto bassissimo. Catenella, giro leggermente e piano piano vado a fare questo lavoro lungo tutto il cardigan, compreso il cappuccio. Vorrei fare anche il cambio colore, nel senso che una volta che faccio questa zona e vado sul blu, vado a rifinire con il verde, farò il cambio colore. Ok, facciamo che vi mostro il cambio colore, nello stesso tempo vi mostro come girare l'angolo. Dobbiamo procedere sempre allo stesso modo, ve lo faccio vedere comunque. Dunque, ho fatto l'ultima riga al punto basso, quindi mi aggancio direttamente nel primo punto. Possiamo farci anche un cappio per comodità. Ok, lo facciamo passare attraverso il punto bassissimo e quindi catenella e proseguiamo sempre allo stesso modo ma con il verde. Quindi quando andrò a effettuare il cambio colore farò sempre così e lavoro 1, 2, 3 e 4. Nello stesso tempo stiamo girando, quindi dalla parte davanti stiamo passando alla parte inferiore. Catenella, 1, 2, 3, 4 e passo al punto successivo. Ecco qui, avete visto? Giro in maniera davvero normale e tranquilla. Come notate in questo caso non sto saltando
un punto, quindi una riga come facevo qui. Perché appunto tutti i punti mi occorrono per andare a girare il mio lavoro in modo che non si imbarchi, per cui procederò così per tutto il giro. Poi cambierò nuovamente il colore, anche qui farò allo stesso modo e poi risalgo e così via. Bene amiche ed amici, ho terminato il progetto, è finito, anzi più che un cardigan lo definirei un cappottino, perché l'ho indossato, è molto pesante, molto caldo e sicuramente si può indossare al di sopra dell'outfit, insomma, e uscire, è perfetto così. Dunque vi ricordate, vi avevo lasciato durante il giro di rifinitura, ho continuato con il blu e poi ho anche rifinito la zona del cappuccio, quindi verde sul blu, blu sul verde, dopodiché ho chiuso semplicemente con ago e filo stesso. La chiusura è proprio qui, nemmeno si nota. Ho cucito soltanto asola con asola e poi ho nascosto il filato in eccesso. Non vi ho mostrato questo passaggio perché ho utilizzato ago e filo. La stessa cosa ho fatto con le due tasche, da una parte e dall'altra parte. Ho cucito con ago e filo, entra ed esci per i punti e poi ho bloccato con i nodini e nascosto il tutto sul retro del cappottino. E questo è quanto. Che dirvi, io sono molto soddisfatta anche di questo progetto. Volendo potrei aggiungere dei fili qui e lì come ho fatto con il maglione Aspen, però per questo progetto non mi va. Lascio gli strappi così semplici come li vedete perché già il progetto è molto importante, non mi va di caricarlo con altri dettagli. Volevo farvi anche un appunto, vi ricordate quando insieme abbiamo fatto la zona più curva del cardigan, del cappottino, la parte in basso? Vi avevo detto che avrei lavorato un punto in ciascun punto senza saltarne uno. Ok, questo discorso vale soltanto per i primi 6 punti, sia da una parte sia dall'altra parte. Poi mentre lavorate vedrete che naturalmente vi verrà a saltare un punto e lavorare il punto bassissimo nel punto successivo, proprio come ho fatto io da quest'altra parte. Qui era chiaro non saltare alcun punto perché insomma tra virgolette dovevamo fare degli aumenti visto che ci ritrovavamo nella parte dell'angolo, quindi unico punto questo. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Vi ringrazio per averlo visto fino alla fine, per essere stati fino a questo punto. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, sono molto curiosa. Voglio sapere anche se proverete a replicarlo, se proverete magari a personalizzarlo anche nei colori, se eviterete anche in questo caso di fare i vari strappi perché magari vi sembra un po' troppo estroso e stravagante. Insomma, fatemi sapere. Vi ricordo che trovate il materiale su borgodepazzi.com, c'è sempre il codice sconto dal valore di €5 attivo, ve lo lascio sotto a questo video nel box informazione. Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana, quindi mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perdertelo e seguimi anche sui social per rimanere sempre aggiornato. Grazie infinite, vi abbraccio, un bacino a tutti!